Ciao a tutti, il progetto che vi proponiamo in questo video tutorial è quello di controllare in wireless un veicolo a motore a scoppio o elettrico mediante il nostro Arduino. Nel nostro caso utilizziamo una Ferrari con motore a scoppio, opportunamente modificata, recuperata anni fa mediante delle uscite di una rivista in edicola. Tuttavia va bene praticamente qualsiasi motore a scoppio o elettrico. Ci serviranno inoltre una telecamera wireless, questa qua per esempio una webcam di videosorveglianza acquistata su eBay a circa 20 euro, il rispettivo ricevitore dotato di antenna che riceve il segnale wireless e manda in uscita un segnale video e un segnale audio. È inoltre necessaria una scheda di acquisizione audio-video USB e in questo caso si è utilizzata la scheda della EasyCap che si può trovare a circa 15 euro su internet. E ovviamente non possono mancare i nostri Arduino. In questo caso si è usato un Arduino Mega con una wireless SD Shield a cui è collegato un modem XB e sopra una protoboard che è stata utilizzata, poi vedremo come, per collegare i servomotori. Un secondo Arduino invece fungerà da telecomando e in questo caso si è usato un Arduino Uno con sempre una scheda wireless SD Shield e un modem XB e un joystick Shield. Generalmente la parte più difficile, lunga e che forse richiede una maggiore fantasia e manualità è quella di modificare manualmente l'assetto del nostro veicolo. In questo caso si è trovato lo spazio di inserire l'Arduino tramite questi piedistalli in ottone che trovate sul sito Robot Italy e si chiamano distanziali e questa lastra in alluminio che se riuscite a riconoscerla è quella del Robot 4VD della DF Robot. Mediante questi distanziali si è collegato poi l'Arduino Mega facendo dei fori col trapano sulla struttura in alluminio stessa. Altro problema è quello di collocare l'alimentazione. Se riuscite a vedere in questo caso si sono messe 8 batterie a cui è stata collegata una clip di quelle tipiche 9 volt per l'alimentazione, che però è stata opportunamente sdoppiata per permettere l'alimentazione dell'Arduino e della videocamera wireless. Durante queste operazioni vi sarà di grande ausilio il trapano e nel caso non riusciate a collegare in altro modo, per esempio il pacco alimentazione, potreste usare queste fascette che hanno un costo praticamente nullo. La parte focale è quella di capire il funzionamento del veicolo stesso. In questo caso vediamo montati sulla Ferrari due servomotori. Questo primo servomotore, per esempio, consente il movimento dello sterzo e quindi delle ruote anteriori. Quest'altro invece consente di dare più o meno benzina al motore e quindi di aumentare l'iniezione, mentre muovendosi nell'altro lato comprime il disco del freno. Riassumendo, tutto quello che dobbiamo fare è semplicemente capire il funzionamento dei servomotori e di capire come questi fanno muovere lo sterzo e nel nostro caso l'iniezione della benzina e il freno. Per questo si è usata una Proto Shield ufficiale Arduino, si sono saldati sui 4 header e si sono aggiunti questi collegamenti che ci permettono di collegare rapidamente i due servomotori che abbiamo visto prima alla scheda Arduino stesso. In particolare tramite i cavetti rossi dei servomotori si dà l'alimentazione al servomotore a 5 volt, tramite il cavetto nero si dà la massa e tramite il cavetto bianco che è collegato ai due pin, in questo caso sono il 5 e 6 che sono dei pin PWM dell'Arduino, si dà l'angolo a cui settare il servomotore. E tutto questo è realizzato semplicemente tramite la libreria servo che è inclusa nell'IDE dell'Arduino. Poi faremo vedere tramite il codice come realizzare tutto questo.
Per quanto riguarda il telecomando invece c'è poco da dire, nel senso che il suo unico scopo è quello di inviare tramite il modulo XB i comandi al nostro veicolo, che ha a sua volta un ricevitore XB a bordo. Nel nostro caso abbiamo aggiunto un joystick shield per facilitare i movimenti e 4 pulsanti. In questo caso, per esempio, potremmo semplicemente usare il joystick per il movimento dello sterzo a sinistra e a destra, in avanti per accelerare e indietro per frenare. Per quanto riguarda l'alimentazione del telecomando, consigliamo sempre questo oggetto del costo di circa 3 euro comprato presso Futura Elettronica, che ci permette di alimentare facilmente il telecomando e di poterlo portare anche attaccato ai pantaloni. Mediante il ricevitore audio-video che troviamo incluso nella scatola della telecamera wireless da videosorveglianza, possiamo andare a vedere in diretta cosa vede la nostra Ferrari, il nostro veicolo, direttamente sul nostro PC e quindi comandarla a distanza. In particolare bisogna settare le frequenze su cui ricevere il canale. In questo caso bisogna provare finché non si trova la frequenza corretta e non si vede il segnale pulito. Ciò solitamente avviene mediante una manopola chiamata T1 Tuning. Nel prossimo video tutorial implementeremo invece il codice nell'Arduino e metteremo finalmente in moto il nostro veicolo.